In questo video ci occuperemo del metodo split, che è un'altra tecnica che ci permette di poter eseguire la pulizia del dataset, in particolar modo per quanto riguarda le variabili di tipo stringa. Infatti il metodo split ci permette di prendere una stringa e dividerla in una lista di stringhe. È un metodo che quindi si applica generalmente sulle variabili di tipo qualitativo, ma può essere anche applicato in alcuni casi a variabili quantitative. Vedremo come. Abbiamo quindi all'interno del nostro metodo due parametri che sono opzionali. Il primo è il separatore, ossia il delimitatore che mi divide la stringa in varie parti, e generalmente è uno spazio vuoto se non indichiamo nulla, ma può essere anche per esempio una virgola, un punto o anche per esempio una lettera. E poi c'è il max split, che è il massimo numero di divisioni che possiamo eseguire all'interno della stringa. Se non indichiamo nulla, il valore predefinito è -1, che significa nessun limite al numero di divisioni. La sintassi, come possiamo vedere, è il nome della stringa al quale vogliamo applicare poi lo split, punto split, e poi le parentesi con gli eventuali appunto argomenti, separatore e numero massimo di split. Se noi prendiamo per esempio questo dataset, abbiamo la variabile email che presenta in quasi tutti i casi soltanto un indirizzo mail, ma nel caso della riga numero 3, Andrea, abbiamo due indirizzi mail. Questo potrebbe essere un problema se noi volessimo formattare il programma indicando un indirizzo mail per ogni persona, e allora possiamo eseguire quello split per poi ottenere soltanto l'indirizzo mail che ci interessa. Per quanto riguarda invece l'ultima colonna, height, l'altezza è una variabile di tipo quantitativo, ma in questo caso sarà riconosciuta dal programma come una variabile di tipo stringa perché è presente anche la lettera M, che indica quindi l'unità di misura. Quindi se volessimo separare la parte quindi numerica dalla parte stringa, utilizzeremo anche in questo caso per esempio lo split. E prendiamo adesso una singola frase e indichiamo quindi con A. La variabile A sarà la frase che giorno è oggi. Andiamo a visualizzarla e vediamo che tipo di oggetto è con type. Come possiamo vedere, A è una stringa in questo momento. Se noi eseguiamo lo split, quindi facciamo A.split senza nulla tra parentesi, ecco che a questo punto abbiamo una lista di 4 stringhe. Cosa è successo? Che praticamente abbiamo, non mettendo nessun valore all'interno delle parentesi, gli abbiamo detto usami lo spazio vuoto come separatore, e lui mi ha riconosciuto quindi le 4 parole della frase. Andiamo quindi ad attribuire ad A il nuovo valore A.split e vediamo che tipo di oggetto è. Come vediamo è diventata una lista. Se per esempio volessimo inserire una lettera all'interno dello split, vediamo cosa succede. Creo la variabile b che sarà la parola oggigiorno. Faccio poi b.split indicando come separatore la lettera i. A questo punto abbiamo una lista di 3 stringhe. La i è scomparsa perché funge appunto da separatore e quindi mi rimangono le parti rimanenti. Se però volessi mettere anche il massimo, comando max split, facciamo un numero massimo di split 1, cosa succederà? Mi eseguirà solo uno split, mi dividerà la stringa in 2 parti e quindi la seconda i, la i di giorno, andrà a far parte della seconda stringa. Andiamo adesso al nostro dataset, importiamo con pandas, import pandas spd, quindi la libreria che mi permetterà di leggere il dataset, che chiamerò pd, e poi vado a leggere il dataset che ho salvato nella mia directory, persons.csv, e gli darò il nome data. E come possiamo vedere, persons.csv è qui su Jupyter. Andiamo a visualizzarlo ed ecco quindi il dataset che abbiamo visto in precedenza sotto forma di data frame. Quello che dobbiamo fare è andare ad intervenire sulla terza riga della colonna email.
E come possiamo fare? Mi creerò una funzione che conterrà al suo interno il metodo split. La funzione è un blocco di codice che viene eseguito una volta che viene richiamato. Si definisce con il comando def, nome della funzione, quindi prima, e poi stringa, che è l'argomento della funzione. In questo caso stringa è un nome generico, noi l'applicheremo alla variabile email, appunto. A questo punto tutta la parte che è all'interno della funzione va indentata, ossia va scritta con un rientro a destra rispetto alla D di def. Quindi indichiamo con parse una nuova variabile che sarà la lista dopo lo split, quindi stringa.split, uso la virgola come delimitatore perché infatti le due mail sono separate da una virgola, e poi visualizzo con print parts per vedere la lista come è composta. Poi mi crea una seconda variabile prima parte che sarà nel nostro caso il primo indirizzo mail che avremo, quindi il primo elemento della lista, quindi sarà parts con 0 tra parentesi che è l'indice. Siccome Python ha un indice che parte, il primo indice è 0, poi il secondo è 1 e così via, quindi il primo indirizzo mail sarà quello di indice 0. A questo punto effettuo una if, chiedo quindi al programma se la lunghezza di parts, cioè della lista, è maggiore di 1, allora fammi comparire questo messaggio di errore, altrimenti tutto ok, e mi restituisci la prima parte. Il messaggio di errore, come possiamo vedere, mi dice ci sono diverse parti in parts e terremo soltanto prima parte. Con quindi questo metodo .format io posso inserire il valore di una variabile all'interno di una stringa di testo senza compromettere il contenuto, ed è un metodo molto intuitivo. In pratica mi va a sostituire all'interno delle parentesi graffe che ho inserito tra virgolette il valore della variabile parse, quindi nel primo caso mi inserirà la lista completa e nel secondo caso mi inserirà invece prima parte, cioè il primo indirizzo mail che avrò trovato nel mio percorso. Andiamo quindi a eseguire questa funzione e poi la applichiamo con il comando .apply alla colonna email del dataset data, e quindi avremo data email.apply prima, che è il nome della funzione, e a questo punto la mia colonna data email sarà il risultato della nuova colonna a cui è stata applicata questa funzione. Diamo invio, ecco appunto che cosa fa, quindi per ogni riga mi restituisce il valore della... allora, nel caso in cui non c'è soltanto un indirizzo mi restituisce semplicemente il primo indirizzo mail. Nella quarta riga, quella di Andrea, che è la riga di indice 3, abbiamo prima quindi il valore della lista con i due indirizzi mail e poi il messaggio di errori. Ci sono diverse parti in Andrea e quindi tutti i valori all'interno della lista. Terremo soltanto andrea23@example.com e per il resto tutto ok. Quindi a questo punto mi ha modificato il valore della colonna email. Andiamo a vedere come viene. Ecco appunto che abbiamo creato la nuova, nel nostro nuovo dataset, nella riga numero 3 avremo soltanto un indirizzo mail. Spero che vi sia stato utile questo video, se avete domande non esitate a chiedere, e ci vediamo con il prossimo video della serie.